che emozione! Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi finalmente sono insieme a voi dopo un bel po' di tempo, direi. Chi mi segue su Instagram già sa tutto, anch'io sono andata in vacanza e sappiate anche che il progetto che vi presento oggi insieme agli altri due sarebbero dovuti andare online proprio durante il mese di agosto. Però eccoci qui a settembre, non è mai troppo tardi. Dunque siete stati proprio voi a scegliere il primo progetto da mandare online questo 2 settembre tramite un sondaggio che ho fatto proprio su Instagram. Oggi vi mostrerò come ho realizzato questa bellissima borsa in cordoncino. Ho utilizzato 250 grammi di cordoncino Lurex, quindi questo progetto è super adatto alla stagione delle cerimonie. Però sappiate che utilizzando un cordoncino normale potreste realizzarla per tutti i giorni. Tra l'altro ho utilizzato, come sapete, pochi accessori ma indispensabili, come una chiusura a cartella, due moschettoni a ventaglio tondi e questa volta 60 cm di catena. E come notate l'indosso è davvero perfetto. Poi ho utilizzato un foglio di feltro per andare ad irrigidire il corpo della borsa e uno scampolo per foderarlo. Spero vi piaccia, come sempre vi aspetto giù nei commenti perché sono curiosa di sapere cosa ne pensate. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi, quindi sigla! Realizzerò questa borsa in un unico pannello, però per il tutorial avvierò un campioncino con del cordoncino. In totale, compresi i laterali, ho utilizzato 250 grammi di cordoncino. Tutto il lavoro si svilupperà ovviamente sulla zona della patellina, dove andremo a realizzare questa trama molto semplice ma nello stesso tempo d'effetto. Lavoreremo semplicemente dei punti puff e dei punti alti ed in riga ovviamente faremo degli aumenti, ma vi mostrerò tutto passo passo nel campioncino. Prendo del cordoncino uncinetto numero 4 e per la borsa bisogna avviare 50 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per il campioncino ne avvio 10, ma non vi preoccupate. Intanto ritorno indietro a punto alto. Per ciascuna maglia dietro di ciascuna catenella andrò a lavorare un punto alto. Il primo lo sostituisco dai due punti bassi. Intanto lavoro 8 punti alti. Questo è il primo. 2, 3, 4, 5, 6, settimo punto alto, ottavo punto alto. Mentre per quanto riguarda il corpo della borsa, i punti da lavorare sono esattamente 48. Nel 49esimo punto, nonché il nono del campioncino, vado a lavorare 7 punti alti. 1, anzi facciamo una cosa, prendo due marcapunti e vado a segnare l'ottavo, in quel caso il 48esimo. Continuo con il secondo punto alto nello stesso punto, 3, 4, 5, 6, settimo punto, perfetto. Fatto questo, andiamo a lavorare gli 8 punti alti normali. Questo è il primo e lo segno col marcapunti, così le principianti possono seguirmi. Vado a lavorare gli altri 7. Vi ricordo che nel pannello della borsa sono 48 punti. Ottavo ed ultimo punto alto.
Faccio una catenella, giro il mio lavoro e procedo per la seconda riga. Sostituisco sempre il primo punto alto con i 2 punti bassi e intanto lavoro i primi 8 punti alti. Nel caso della borsa 48 punti alti. L'ultimo punto ovviamente è quello segnato con il marker. Lo segnerò sempre ad ogni riga, così sappiamo che dobbiamo lavorare soltanto su questi 7 punti. Dunque, nel primo punto di 7 andiamo a lavorare un punto puff. Prendo il cordoncino, tiro fuori e ripeto per altre 2 volte. Carico e rientro. 2, 4, 6, ho 7 asole sull'uncinetto, prendo il cordoncino e vado a chiudere tutto. Faccio una catenella di separazione e ripeto il punto puff nel punto successivo. 1, 2, 3. Prendo il filo, chiudo tutto, catenella di separazione. Ripeto nel punto successivo. 2, 3, chiudo tutto, catenella di separazione e ripeto negli altri 4 punti che mi rimangono. Ultimo punto puff, ma non faccio la catenella di separazione, mi raccomando, dobbiamo sempre avere un numero dispari di punti su questa zona. Infatti se contiamo punto puff più catenella sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 più il punto puff sono 13 punti. Prima ne avevamo 7, adesso qui ne abbiamo 13, così come 13 li ho sul corpo della borsa, perché comunque lo schema che riguarda questa zona, ripeto, rimane invariato, cambiano soltanto i punti iniziali, quindi quelli che riguardano la zona più lunga della borsa. Non mi ripeterò più, vi sto dicendo tutto, guardate passo passo il video perché non voglio essere assolutamente ripetitiva. Una volta fatto questo, togliamo il marcapunti e vado a lavorare i primi 8 punti alti. 1, metto il marker su questo punto, non ingannatevi con il punto puff. L'asola del punto puff è questa, questo è il punto alto. Giro numero 3, faccio una catenella e giro il mio lavoro. Allora, da questo momento in poi velocizzerò soltanto sulla zona degli 8 punti, nonché 48 punti del corpo borsa, perché comunque dobbiamo lavorare sempre gli stessi punti. Inizio a lavorare un punto alto nel punto puff, nonché in questa asola, per cui entro e faccio un punto alto. 2 punti alti nella catenella di separazione tra un punto puff e l'altro. 1, 2. Un punto alto nel punto puff, 2 punti alti nella catenella di separazione. E continuo così per tutti gli altri punti puff e catenelle che ho al di sotto.
ultimo punto puff, catenella di separazione, 19, 20 e 21, quindi qui ho 21 punti alti, sempre numero dispari. Ora lavoro gli 8 punti, chiaramente, termino la riga e inizio la successiva, lavorando sempre i primi 8 punti. Durante questo giro chiaramente andremo a fare i punti puff, ma questa volta separati da 2 catenelle. Inizio subito con il primo punto puff. Nel primo punto prendo il filo e ripeto per altre 2 volte, per un totale di 3. Oltre a fare 2 catenelle di separazione, salto anche un punto alto e lavoro il punto puff nel punto successivo. 2, 3, prendo il filo e chiudo tutto. 2 catenelle di separazione, salto un punto e vado nel successivo. 1, 2, 3, chiudo tutto. 2 catenelle di separazione, salto un punto e vado nel successivo e continuo per i 21 punti che ho al di sotto. Ovviamente termino questa zona curva con l'ultimo punto puff, ho 1 e 2 punti, quindi prendo il filo e termino con il punto puff, 2 e 3, prendo il filo, chiudo tutto e mi fermo qui, non faccio 2 catenelle di separazione, anche in questo caso mi raccomando, tolgo il marcapunti e vado a lavorare direttamente il primo punto alto. E subito metto il marcapunti qui. Ripeto, mi raccomando, seguite tutto passo passo, altrimenti non vi torna nulla. Io più di spiegare in questo modo i vari procedimenti non so come fare, quindi mi raccomando, non skippate, non saltate il video perché vi perdete insomma degli step fondamentali, per cui avrò 11 punti puff e 10 archetti composti da 2 catenelle. Ora termino la riga, inizio la successiva e ci vediamo direttamente al marcapunti. Dal giro successivo in poi vi mostrerò soltanto questa zona perché alla fine è quello che ci importa, altrimenti il video durerebbe un'ora se non oltre. Velocizziamo un attimino. Bene, sono al giro numero 5, l'ho preciso. Fatti gli 8 punti, nonché 48 punti della borsa, vado a lavorare dei punti alti, proprio come ho fatto nel giro precedente. Non cambia nulla, quindi vado a lavorare un punto alto nel primo punto puff e 2 punti alti nelle 2 catenelle di separazione. 1 e 2. Un punto alto sul punto puff, un punto alto nelle 2 catenelle di separazione. Come notate è molto semplice, basta che vi aiutate con dei marcapunti e non vi potrete confondere. Un punto alto nel punto puff, 2 punti alti nelle 2 catenelle di separazione e continuo così per tutti i punti puff e le catenelle che ho al di sotto. Mi ritrovo 2 catenelle più l'ultimo punto puff, faccio 26, 27° punto, per cui dovremmo fermarci
qui, perché vi ricordo, dobbiamo avere un numero dispari di punti, ma se io faccio un unico punto sul punto puff ho 28 punti. Eccezionalmente durante questa riga cosa faccio? Aggiungo un altro punto alto nel punto puff, così ho un totale di 29 punti. Mi raccomando, è importante, perché altrimenti nella riga successiva il punto puff non ci torna. Tolgo il marcapunti e proprio come prima vado a lavorare gli 8 punti e inizio la riga successiva lavorando gli altri 8. Ci vediamo al marcapunti. Bene, riga numero 6, riprendiamo il punto puff proprio come abbiamo fatto prima. Nel primo punto andiamo a lavorare un punto puff. Chiudo tutto, faccio sempre 2 catenelle, quindi ripeto lo stesso lavoro. Prendo il filo, salto un punto e vado nel successivo. Uno, 2 catenelle di separazione, salto un punto e vado nel successivo. Credo che abbiamo assimilato per bene questo lavoro, insomma, dobbiamo continuare in questo modo per tutta questa zona più curva. Ci vediamo proprio alla fine, così vediamo come terminare questa zona prima del marcapunti. Bene, ho lavorato in totale 15 punti puff e 15 archetti. Prendo il filo, vado a fare il 16° punto puff. Chiudo tutto e faccio le ultime 2 catenelle di separazione. Salto il punto proprio come vuole lo schema che vi ho mostrato e vado direttamente a lavorare il primo punto alto di 8, nonché di 48. Termino la riga lavorando gli ultimi 7 punti, inizio la successiva e ci vediamo sempre nello stesso punto. Riga numero 7, ripetiamo il lavoro di prima. Visto che ho le prime 2 catenelle di separazione, vado a fare 2 punti alti questa volta. Un punto alto nel punto puff. Due punti alti nelle 2 catenelle di separazione. Un punto alto nel punto puff. 2 nelle catenelle di separazione e un punto alto nel punto puff. Bene, anche questa riga credo sia chiara. Continuo in questo modo per tutta questa zona. Anche qui ci vediamo proprio alla fine per vedere come concludere, perché alla fine è molto importante sapere come concludere la zona curva. Infatti io vi mostro solo i passaggi più salienti e importanti. 46, 47, nelle ultime 2 catenelle di separazione, poi abbiamo il punto puff, 48, e anche in questo caso aggiungo un altro punto alto per un totale di 49 punti alti. Andiamo a lavorare gli altri 8 punti nonché 48, catenella, giriamo il nostro lavoro, lavoriamo i primi punti e ci rivediamo al marker per l'ultimissimo giro a punto puff. Ottavo ed ultimo giro a punto puff. Come di consueto iniziamo con il primo punto puff, 2, 3 e lo schema vedrete che è invariato, quindi 2 catenelle, salto un punto, vado nel successivo, un punto puff. Chiudo tutto, 2 catenelle di separazione, un punto puff. Due catenelle di separazione, salto un punto e faccio un punto puff nel successivo. Ok, e continuo così. Ci vediamo prima del marcapunti, vediamo quanti punti ci rimangono e dove lavorare il punto puff e quant'altro. Ok, sono al termine, come notate ho gli ultimi 2 punti, quindi faccio 1, 2 catenelle e concludo con l'ultimo punto puff. 2,
e 3. Chiudo tutto e vado a fare direttamente il primo punto di 8 o di 48. Ok, abbiamo concluso la lavorazione del corpo della borsa, non ci rimane che fare una catenella, girare il nostro lavoro e andare a lavorare un giro di rifinitura che va a rifinire non solo i lati più lunghi 1 e 2, ma anche il terzo e la patella stessa. Anche qui è semplicissimo, intanto vado a fare un punto basso in ciascun punto per un totale di 8 nonché 48 punti bassi e 8. Il marcapunti mettiamolo sempre perché ci occorrerà nel passaggio successivo. Infatti, come notate, sul pannello del corpo borsa ho tutti i marcapunti e altri marcapunti, ma dopo vi spiego, quindi ci servono come riferimento. Ora, qui non cambia nulla. Se nelle righe precedenti lavoravamo 2 punti alti per ciascun archetto e un punto alto per ciascun punto puff, faremo la stessa cosa con i punti bassi, per cui nel primo punto puff facciamo un punto basso. Nelle 2 catenelle di separazione facciamo 2 punti bassi, un punto basso sul punto puff, 2 punti bassi nell'archetto, un punto basso sul punto puff, 2 punti bassi nell'archetto e così via fino a terminare tutta la zona. Farò gli ultimi 2 punti bassi nell'ultimo archetto, l'ultimo punto basso sul punto puff e gli ultimi 8 punti bassi. Ci vediamo direttamente alla fine questa volta della riga, perché comunque qui non c'è nulla di nuovo da mostrarvi. Ultimo punto, perfetto. Adesso andiamo a rifinire la zona più corta, ecco, mettiamola così. Sempre nell'ultimo punto vado a fare altri 2 punti per un totale di 3, così formo il primo angolo di 2. Visto che abbiamo delle righe a punto alto, consideriamo 2 punti bassi per ciascuna riga a punto alto. Quindi vado direttamente nel punto basso che ho utilizzato per sostituire il primo punto alto e faccio 2 punti bassi. Passo alla riga successiva, entro nelle 2 asoline senza dilatare troppo i punti e lavoro 2 punti bassi. Lo stesso farò nella riga successiva e in quelle successive. Ultima riga a punto alto, quindi ultimi 2 punti. E nell'ultimissima riga a punto basso, nello stesso punto dove ho lavorato il primo punto basso, lavoro un punto basso, prendo un po' di cordoncino, taglio e vado a fare il secondo angolo con l'asola invisibile. Volevo farvi vedere una cosa, visto che io ho avviato un campioncino, vi faccio vedere che la patella, la zona della patella è uguale alla zona della patella del corpo borsa, perché come vi dicevo all'inizio, lo schema che riguarda la zona curva della patella rimane invariato, cambia soltanto il numero di punti del corpo borsa. Per il campioncino ho avviato soltanto 8 punti, no? Qui ne ho 48 ed è normale, quindi qui ho 40 punti in più. Credo che tutto sia chiaro. Ora, siccome io ho fatto questo lavoro, volendo potrei farci un progetto. Non lo so, fatemi sapere se vi può interessare un progetto con questo lavoro già avviato, già avete lo schema comunque. Sicuramente se dovessi fare un altro pannello lo avvierei in maniera diversa, oppure potrei continuare direttamente da qui. Potrebbe uscirci qualcosa di particolare e unico, non so, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere. Ora metto da parte il campioncino e lavoriamo sul corpo della nostra borsa. Allora, intanto andiamo a chiudere il giro. Mi aiuto con un ago, quindi mi inserisco nel primo punto e vado a fare l'asola, ma ancora non l'avevo fatta. Tiro fuori, ok, e poi vado al centro dell'ultimo.
giro il mio lavoro e vado a nascondere per bene il cordoncino in eccesso. Prendo un accendino e blocco la coda dell'eccesso, così non si disfa nulla. Ora andiamo a noi. Quanto misura il pannello? È lungo esattamente 51 cm ed è largo 24 cm. Notate dei marcapunti sia da una parte che dall'altra parte. Sì, perché qui andremo ad applicare i due laterali che io ho già realizzato, ma adesso vi dico tutto. Come ho suddiviso i punti? Visto che ho 48 punti, non ho fatto altro che andarmi a segnare i primi 20 punti da una parte e i primi 20 punti dall'altra parte. In questo caso non ho contato il secondo punto dell'angolo. Stessa cosa dall'altra parte, 20, 20 sono 40 più 8 punti che ho proprio qui su un lato e sull'altro. Questo significa che avendo 8 punti da questa parte, per realizzare i due laterali basterà avviare 9 catenelle, si ritorna indietro a punto basso lavorando soltanto 8 punti bassi proprio come gli 8 punti che ho sul lato e sull'altro, e si va avanti in righe di andata e di ritorno a punto basso per un totale di 20 righe, nonché 20 punti che mi ritrovo sia su un lato, guardate, che sull'altro lato, non fa una piega. Dopo aver fatto queste 20 righe totali sono andata a rifinire sia il primo che il secondo pannello semplicemente a punto basso, un punto basso in ciascun punto, 3 punti nell'angolo, un punto basso in ciascuna riga, 3 nell'angolo e così via. Qui ancora devo andare a chiudere in maniera invisibile, è lo stesso procedimento di prima, insomma. Ovviamente su entrambi i laterali lascerò del filo in eccesso per andare a cucire i laterali al corpo borsa. Vado a fare il secondo punto dell'angolo con l'asola invisibile, quindi entro nel primo punto basso e nell'ultimo. E voilà, asola completata. Vado a bloccare un pochino il cordoncino così me lo preparo poi per applicare i laterali. Sbuco fuori direttamente al centro dell'asola che ho appena realizzato. Magari andiamo a cucire le asole più interne, quindi in costa ci facciamo una bella cucitura, insomma. I laterali invece misurano 15 cm per una profondità di 8 cm. Bene, adesso ci serve un foglio in feltro, questo bello spesso, che misura 60 cm per 40 cm e anche uno scampolo. Farò esattamente tutti i procedimenti che vi mostrerò nelle clip successive. Bene, foglio di feltro, pannello all'uncinetto, blocco tutto con le mollettine, in questo modo posso tracciare perfettamente con una penna qualsiasi tutti i contorni. Una volta fatto questo vado a ritagliare ciò che avevo tracciato precedentemente con una forbice. Bene, una volta ritagliato il tutto sistemo il feltro sul pannello all'uncinetto e anche qui lo blocco con delle pinzettine molto utili per facilitare il passaggio della cucitura con ago e filo stesso. Prima di farlo però ripeto la stessa operazione con lo scampolo. Traccio anche qui i contorni, lascio 1 centimetro di margine per facilitare le cuciture successive. Però una di voi su Instagram, un'amica Teresa che ringrazio, mi ha suggerito di fare questa operazione sulla zona dell'angolo dello scampolo. Sì, c'è più spreco di materiale, però questo vi faciliterà la cucitura sulla zona curva. Io ve lo ripeto, non sono una sarta, ho fatto tutto alla meno peggio, insomma. Anzi, per favore siate buoni, non criticatemi, se avete consigli sono tutti ben accetti. Comunque anche per quanto riguarda i laterali ho ripetuto la stessa operazione, ho fissato il tutto con delle mollette, quindi anche questi laterali sono pronti per essere fissati con ago e filo. Come avete visto li ho lasciati morbidi per gusto personale, non li ho irrigiditi, ma volendo potete anche farlo. Dopodiché ho applicato il feltro al corpo della borsa all'uncinetto con ago e filo per cucire, potete utilizzare anche il filo in nylon per una cucitura più resistente. A me è finito e ho utilizzato semplicemente un filo per cucire. Come notate salto un punto basso, vado nel successivo e cucio. Ho fatto così lungo tutto il pannello. Un'operazione che non è affatto difficile, bisogna avere soltanto un po' di pazienza, ma anche le principianti possono farlo, perché volendo anch'io sono una principiante visto che non sono una sarta. Fatto questo, prima di andare a foderare il corpo della borsa vado ad applicare
applicare metà chiusura, ovvero quella con le alette. Prendo un po' le misure, blocco gli angoli, chiudo la patella, inserisco anche l'altra metà chiusura, quella a cartella, e adesso sono pronta per andare a forare il feltro, ovvero quella zona da cui devono passare le alette. Così ho fatto con delle forbicine, ho applicato anche la griglietta in dotazione, ho aperto le alette verso l'esterno e ho anche fissato l'altra metà chiusura sulla patella. Quella presentava i dentini, quindi l'ho semplicemente agganciata sulla zona all'uncinetto. Dopodiché ho fissato momentaneamente lo scampolo sul corpo della borsa e poi sono andata a cucire anche in questo caso con ago e filo stesso il tutto. Anche qui potete utilizzare, se lo avete, il filo in nylon per una cucitura molto più resistente. Anche in questo caso bisogna avere un po' di pazienza. Se ci sono riuscita io, potete riuscirci anche voi, dai, vi incoraggio un po'. Comunque io, nonostante abbia ritagliato lo scampolo sulla zona curva in maniera errata, sono riuscita piano piano e con pazienza a fissare il tutto con ago e filo. Però seguite il consiglio di Teresa, la nostra amica, che saluto e ringrazio ancora per il suggerimento. Lei consigliava, per facilitare la cucitura sulla zona curva, di far coincidere proprio la zona curva con la zona angolare dello scampolo. Spero di essermi spiegata bene, casomai scrivete un commento sotto a questo video, sono sicura che Teresa lo guarderà e saprà spiegare meglio di me quello che intendo dire. Altrimenti possiamo fare anche un video dedicato, visto che ho il campioncino già avviato con la mia bella zona curva. Non lo so, fatemi sapere nei commenti. Bene, una volta fatti tutti i passaggi che vi ho mostrato nelle clip precedenti, possiamo assemblare i vari pezzi, nonché i due laterali al corpo della borsa. Ho applicato anche 2 moschettoni tondi a ventaglio, ma se avete questi a disposizione, prima di andare a foderare potete applicare questi, mettere la griglietta, aprire le alette ed il gioco è fatto. Mi aiuto con un ago bello grosso e vado a cucire il primo laterale. Dunque inizio esattamente dalla parte davanti dove c'è metà chiusura. Entro direttamente nel secondo punto dell'angolo, sempre nella costina retro, e vado a cucire prendendo solo le 2 asole più interne. Andrò a cucire punto con punto. Ok, ultimo punto con l'angolo e poi inizio a cucire il primo punto con il primo punto di 8. Quindi tolgo il marker e continuo la stessa cucitura. Bene, cucita anche la zona inferiore, vado a cucire la zona superiore. Ok, terminata la cucitura, questo sarà il risultato. Ho preferito questi accessori perché in questo modo posso ripiegare così la mia bag. Posso bloccare il mio cordoncino, stringo per bene e magari lo blocco proprio all'interno. Ok, ho fatto un nodo, disperdo l'eccesso tra i punti e ripeto la stessa operazione dall'altra parte. Qui inizierò proprio dalla patella per poi terminare sulla zona davanti.
Bene, amiche ed amici, ho applicato anche l'altra metà chiusura e questo qui è il risultato. Non mi rimane adesso che applicare la catena, la tracolla. Ne ho 65 cm, la metto sul dritto, mi basterà aprire i due agganci nei due laterali ed il gioco è fatto. E due. E voilà, borsa completata. Volendo è possibile inserire un manico anche qui sulla patella. Prima di inserire lo scampolo ho praticato 2 fori sul feltro, così se un giorno dovesse andarmi vado a realizzare un manico e lo applico proprio qui sulla patella. Faccio passare 2 moschettoni attraverso i fori che ho realizzato precedentemente. Che dire, funge anche da borsa cerimonia. Come avete visto non è un progetto complicato, anzi abbastanza facile direi. Secondo me le principianti possono realizzarlo tranquillamente. Misura 25 cm, quindi misure standard per 16 cm, abbiamo una profondità di 8 cm. Davvero non male. Questa è la zona dietro. Credo di aver fatto un buon lavoro. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine di questo primo tutorial di settembre. Spero che la borsa vi sia piaciuta e che proverete a replicarla. Come sempre vi aspetto giù nei commenti, sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate. Io a questo punto vi do l'appuntamento al prossimo tutorial, immancabile, mi raccomando, perché quel progetto è davvero una chicca. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, un bacino a tutti!